rimane il Pompier, continuiamo il nostro viaggio nella magia del circo con i Magda Clan. Parliamo con loro per conoscerli meglio. Mercoledì 3 giugno 2015, ovviamente. Siamo qui in compagnia di Giorgia. Alessandro e raccontateci un po' chi siete. Il Magda Clan è una compagnia di persone abbastanza giovani che ci siamo riuniti, anzi la storia del Magda Clan è tortuosa, una compagnia mutevole. Porta avanti un grandissimo progetto che è questo del tendone, degli spettacoli sotto il tendone, della vita comunitaria, eccetera, eccetera, con una parte di grossa difficoltà che è quella economica, che è lo scontrarsi con quello che non si ha, i mezzi per poter raggiungere degli obiettivi, dei sogni, quindi si lavora come dei dannati. No, che è una vita fantastica comunque, non sai cosa succede nel mondo, chiaro, puoi informarti ma non lo sai. Sì, viviamo in un mondo a parte. Un mondo parallelo. Un mondo parallelo. Come vivere in un piccolo paesino, un poco piccolo di 20 abitanti. Come vi siete avvicinati al mondo circense? Io mi sono avvicinato al mondo circense attraverso la giocoleria, con questo laboratorio e un altro laboratorio che è di teatro, diciamo, di improvvisazione teatrale. Attraverso la giocoleria ho scoperto che c'era anche il circo, e tra l'altro in quegli anni lì nasceva la scuola di circo a Torino, quindi poi sono andato a fare la scuola e dalla scuola in poi ho scoperto veramente il mondo del circo e mi ci sono buttato dentro. Mi sono avvicinata per caso facendo dei corsi di trapezio, di acrobatica, ma non sapevo niente né della scuola, tantomeno del circo, avevo un'idea abbastanza. Poi c'era la scuola là e lì dove facevo i corsi e ho detto mi piace proprio. Però perché il mondo parallelo è qualcosa di un mondo a parte, no? E quindi differente tipo di realtà. Ma che cos'è la realtà per voi? La realtà nel mondo circense funziona. Forse ci sono più realtà. Cioè, una è la mia realtà, l'altra è la realtà, quello che esiste. Adesso c'è un tendone, un camper, quello che posso toccare con le mani. È chiaro che è diverso dalla mia realtà. Io potrei anche vedere un tendone verde o non vederlo affatto. Vorrei il tallone. E il tallone è la realtà. Forse c'è la realtà passiva e la realtà attiva. Così come viene in mente adesso. C'è la realtà passiva, cioè che è quello che effettivamente ti succede, quello che vedi intorno a te. E forse c'è anche una realtà attiva che è quella che ci aiuta magari a vedere positivamente le cose o a leggere la realtà nel modo che vogliamo noi e darlo come un dato di fatto, oppure puoi interpretarlo in così che vada verso la direzione che vuoi tu. Qual è la vostra definizione di magia personale? Sì. Io per quel poco di contatto che ho con la magia la vivo come una sensazione che avevo da bambina, forse quando mi raccontavano le favole, qualcosa che mi porta da un'altra parte, ma mi dà una tranquillità, mi conforta, ma sono da un'altra parte. E ti fa scontrare la magia contro l'incomprensibile, contro il non possibile. No, è vero, perché rende delle persone con i superpoteri, incredibili. E dall'altra parte c'è la magia, che è quella che si può vivere. Per esempio nel mio lavoro la magia può succedere. Ci sono certe serate quando fai spettacolo in cui c'è assolutamente magia e c'è un'energia palpabile diversa dalle altre volte. Non so, è come se pubblico, artisti e luogo esterno, tutto si fonda insieme. Da data, mini scale sai e sole, tutto insieme. Prestati, ma no, se avete un ricordo, che questo era un ricordo legato alla magia, un ricordo legato a uno spettacolo particolare, a un evento particolare che ha qualcosa di magico, ma non nel senso ampio di magia. Io lo so, te l'ho ben presente. È stato un momento della vita in cui proprio non ce la facevo veramente più, ma veramente più. E mi sono ritrovata da sola, eravamo a Brocante, erano andati tutti quanti via da Frisanco, ero da sola a Frisanco completamente. E a un certo punto ho detto, vabbè, basta, adesso si ricomincia. In quel momento lì tipo ha smesso di piovere, sono suonate le campane. Ho detto, cioè,
Sì, ed effettivamente sì, e poi è cambiato tutto. Posso parlare di una volta che ho creduto di avere dei poteri magici. Praticamente tornavo a casa a Bruxelles in una tardi di sera ed è impossibile trovare parcheggio. Allora, quella volta lì ho detto no, stasera non ce la faccio a girare mezz'ora, perché sempre mezz'ora a girare per trovare parcheggio. Allora, da tipo 3-4 km prima di arrivare, ho visualizzato la via di casa mia con il buco esatto dove ci sarebbe dovuto essere il parcheggio, no? E così sono rimasto col pensiero fisso per tutti i 4 km. Oh, sono arrivato sotto casa e c'era lo spazio dove, cioè, l'avevo immaginato davanti alla chiesa, era lì, c'era lo spazio. E allora ho detto, vai, incredibile. Allora ci ho riprovato un'altra volta e ha funzionato di nuovo e poi basta, non ha più. Volete divulgare, condividere una cosa? Bisogna avere pazienza. Io non ce l'ho. Così sono d'accordo, cioè qualunque cosa uno vuole fare, se non ci sbatte la testa così proprio come un mulo, è difficile che cioè bisogna crederci fino in fondo e poi si può fare tutto. Ma grazie mille. Andrea Avoredo. Spiegaci un po' chi sei. Io sono Andrea, sono qua perché faccio il tecnico in questa compagnia. Ho voluto fare questa esperienza e vedremo come va a finire. O se continui. Qual è la tua prospettiva di magia? Magia è qualcosa che in realtà non esiste. È rendere possibile qualcosa che è impossibile. Efficace. Hai per caso un ricordo legato alla magia? È l'albero delle arance. Difatti, credo da Robert Houdin, non propriamente ingegnere, ma orologiaio, magro, sapiente, eccetera. Anche ci ha visto che sei il tecnico, quindi sai esattamente tutti i meccanismi che regolano lo spettacolo. Raccontaci un po' in generale come funziona, come lo vivi tu. L'esperienza di circo devo dire che in realtà è abbastanza poca amatoriana. Non ho lavorato in spettacoli grossi. Come funziona dietro? Qua funziona che sono tutti cazzari in realtà. Adesso? Nel loro piccolo lavorano bene, però come lo vedo io sono abituato in un'altra maniera. Un ingegnere nel mondo del circo. Io ho fatto ingegneria perché mi piaceva lavorare sulle macchine, capire come funzionavano, studiarle così. Magari cerco di trovare nel circo una maniera di approcciarmi alle macchine o comunque costruire. Il circo è fatto da suoni, è fatto da artisti, è fatto da luci, è fatto qui lì. In questo campo tu rientri benissimo. Il circo, cioè, a differenza del teatro, per forza ci vuole tecnico, perché devi affidare la tua vita a una corda, a una trave, a qualcosa insomma di fisico. I circensi hanno la vita, ti danno la loro vita nelle tue mani. Facci vedere le mani. No, è un po' sporche. Raccontaci qualcosa di incredibile che accadesse in uno spettacolo, qualcosa di veramente magico e inaspettato, qualcosa che vorresti che accadesse così all'improvviso. Io vorrei delle apparizioni che però si muovano, cioè non solo delle apparizioni semplici, però delle apparizioni che incominciano a muoversi e magari diventano qualcos'altro e cambiano, poi magari spariscono, però si smontano, che si modifica, che appare, scompare, che comunque interagisce con l'attore, magari anche col pubblico. Una specie di ologramma. Quasi un ologramma, però vorrei anche poterlo toccare. Ah, ok. E che veramente fosse qualcosa di figo. Una macchina che possa interagire con gli uomini. Esatto. Intelligenza artificiale. Sì.
diciamo così. Per guidare. Grazie. Allora, grazie mille Andreis, e se veniamo a darti la mano come promesso. Ottimo. Allora, ciao. Dove esiste, no? L'orologio. Ottima scelta. Sì, prende l'orologio. Volevo? Giovedì 4 giugno siamo in compagnia di Daniele, Sarisi, Danielino. innanzitutto chi è Danielino? Io faccio il circo da 11 anni, ho iniziato a fare la Flick 11 anni fa, ho fatto la scuola di circo Flick e poi ho iniziato subito a fare spettacoli, fino a che 4 anni fa ho fondato la compagnia Magda Clan insieme a altri 6 componenti. Adesso l'equipe è cambiata e porto avanti questo progetto qua di circo Sottenosi. Perfetto. Ma circo però particolare, non con animali, non che tipo di circo fate? Noi proviamo a essere più contemporanei, attuali possibili, non usare gli animali perché è un sopruso per gli animali, cerchiamo di consumare le meno cose possibili, anche se è molto difficile facendo questa disciplina qui, e cercare un po' di sviluppare il livello, diciamo, la parte artistica del circo, cioè farlo evolvere secondo anche i criteri della comunità, passare nuovi messaggi che coincidano su quello che stiamo vivendo adesso, e diciamo che il circo in realtà, a com'era prima, di base serve a poco, no? Quindi noi almeno cerchiamo di mandare un messaggio e ci proviamo almeno. Come ti è nata questa passione per il circo, questa passione per lo spettacolo? No, 16 anni ho iniziato a fare giocoleria e poi da lì ho lasciato la scuola perché ho visto comunque la mia strada era quella lì più o meno, e poi a 18 anni già ho fatto la scuola di circo, quindi già sapevo più o meno la direzione che volevo intraprendere. Poi è buono perché comunque dentro il circo ci sono tante cose da fare, quindi da saldare, fare giocoleria, fare acrobatica, pitturare, quindi non ti annoi mai, hai la possibilità di fare tante cose diverse, quindi cresce sempre di più la voglia di farlo. Cos'è? Magia e circo, cosa ti viene in mente? No, la magia è assolutamente una delle discipline circensi, come l'acrobatica, come un po' di noi purtroppo non ci sono, sì, con tanto di tieni, ma è un peccato perché è assolutamente una disciplina circense per me. Hai un ricordo legato alla magia o qualcosa che è di magico? In questo caso ricordare come dei momenti in certe parti dello spettacolo dove
o non so, il pubblico è relazionato da qualcosa di magico fra di loro e non sai perché, ma quel giorno c'è una cosa che ti viene particolarmente bene. Questo è, secondo me, un po' anche la magia, ma sono alcune cose che ti succedono, non sai perché, succede, tutto funziona come dovrebbe funzionare. Questo all'interno del tendone spesso capita, cioè... Che cos'è per te la magia? Allora, la magia è, secondo me, cos'è? È un mezzo con il quale si passa attraverso, cioè passa da persona a persona, da oggetto a persona, da cose che non sai, che è inspiegabile, no? E quello, secondo me, è magico, è quella, secondo me. Cioè, sì, è anche quando il prestigiatore fa i tocchi di magia, che non sai, però non è più quello che c'è dietro, è più quello che non si vede e che non si sa, è che è quello che, secondo me, le cose che succedono tramite delle cose che tu non sai, no? E succedono e quello dall'effetto magico, per me è quello. E le cose che succedono sotto, che non sai. Per Danielino, che cos'è la realtà irreale? La realtà, chi lo sa? La realtà è, cioè, è individuale. Cioè, è il mondo in cui stai vivendo tu. Cioè, è quello che è per te la tua concezione di quello che è attorno, secondo me. Avessi dei consigli, qualcosa da dare, no? Qualcosa che assolutamente vorresti dire, lasciare un messaggio da qui a 2000 anni, no? Allora, di avere una concezione, cioè, infinita, nel senso di cercare di guardare più in là che si riesce, anche se si sta vivendo qui, cercare di guardare più lontano possibile, sia nel tempo che nello spazio, né? E vivere in base alla concezione che si ha rispetto a tutto quello che riesce a vedere, non rispetto a... E cioè concentrarsi proprio, cioè pensarci proprio su quello che viene, sul futuro, sul passato, sullo spazio, su tutto quanto. Perché Magda Clan? Cioè dove arriveremo? Allora, Magda Clan è nata una serata di 5 ore, decidere il nome, perché nasce da un film di Verdone, che c'è Magda, non so se conosci la Magda, che col figlio, diciamo, rappresenta un po' lo stereotipo italiano. Siccome noi Antici in Italia ha uno stereotipo molto forte, volevamo spezzare, siamo relegati un po' a questo, un po' a Magda, e un po' Clan perché volevamo, con l'idea di avere una cosa un po' più grande del nostro circo, di oltre a accogliere, fare una cosa che diventasse un po' più grande, come tipo il Festival Brocante, non so se conosci, l'abbiamo fatto piano piano, che e fare una roba del genere è molto più difficile di quello che pensavamo, cioè pensavamo magari anno a anno riuscire a ingrandirci sempre di più, invece molto più complicato di quello che pensavamo, quindi Clan adesso sembra quasi chiusura invece che apertura, va. All'inizio ero nato per quello e poi suonava bene, Che non fa mai male. Grazie mille. Piacere. E alla prossima. Five square? Yeah. Hey! Bello. No, io non ci... Magic on Bicycle.